Ciao a tutti, oggi parliamo di una patologia che può colpire i gatti, parliamo del fibrosarcoma da inoculo, una volta chiamato fibrosarcoma vaccino indotto, ma è stato modificato perché si è visto che il problema non è solo il vaccino ma è l'iniezione, quindi da inoculo. Sedetevi che vi racconto questa patologia e cercherò di prima di tutto spiegarvi che cos'è, come avviene, chi colpisce e cercherò anche di spiegarvi cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare per cercare di ridurre l'incidenza di questo tipo di tumore. Perché di tumore si tratta? Il fibrosarcoma da inoculo è un tumore, è un sarcoma dei tessuti molli e avviene per una proliferazione di fibroblasti, miofibroblasti, una proliferazione neoplastica locale nel punto tendenzialmente dove si è inoculato, dove si è fatta un'iniezione. Questi tumori possono raggiungere delle dimensioni importanti e possono metastatizzare. Quindi fondamentalmente il fibrosarcoma da inoculo è un sarcoma dei tessuti molli, è un tumore maligno che chiaramente ha anche un'elevata recidiva proprio perché ha una sovraccrescita importante e quindi molto spesso non si riesce ad avere dei margini liberi, calcolando che molto spesso nei sarcomi i margini devono arrivare quasi a 3 cm, 3 cm laterale e 3 cm in profondità. È un tumore che si è visto fondamentalmente colpire a un'incidenza intorno a 4 gatti su 10.000. Non è un'incidenza elevata, però ha un'incidenza importante. È un problema importante che noi veterinari non dobbiamo sottovalutare e dobbiamo cercare di seguire delle linee guida quando eseguiamo delle iniezioni o dei vaccini. Fondamentalmente si è visto che non è solo legato ai vaccini, ma è legato a qualsiasi iniezione, a qualsiasi applicazione di farmaci, quindi magari farmaci chemioterapici, farmaci terapeutici, vaccini, microchip. Può avvenire in qualsiasi situazione. Non è una cosa che può verificarsi in poco tempo, potrebbe avere anche uno sviluppo negli anni, quindi è molto importante capire che molto spesso è un problema che possiamo gestire fino a un certo punto. Io in 12 anni attualmente di carriera non ho ancora avuto un fibrosarcoma da inoculo, tocchiamo ferro, però fondamentalmente ci sono delle indicazioni che io do ai proprietari e delle indicazioni che ci diamo noi nella nostra struttura per evitare chiaramente questo tipo di problema. Prima regola: nel gatto non si fanno mai le iniezioni interscapolari, cioè molti video che vedete su YouTube vi fanno vedere a fare le iniezioni lì, no, quello è stato eliminato come punto di inoculo di farmaci, di vaccini, perché non tanto perché lì avviene il fibrosarcoma mentre in altre zone no, ma proprio per la difficoltà dell'exeresi chirurgica, cioè della rimozione del tumore in maniera completa. Essendoci le scapole ed essendo, come vi ho detto, la necessità di avere dei margini liberi dal tumore di 3 cm, è praticamente una zona difficilmente aggredibile. Quindi le iniezioni si fanno tendenzialmente nella zona delle cosce e nella zona, se si è bravi, della coda. Quella zona si cerca di stare più indietro piuttosto che più avanti. Questo si è visto perché effettivamente da quando si è iniziato a fare questo tipo di azione sono calati i fibrosarcomi a livello interscapolari, sono aumentati in quelle zone. Quindi si è visto che c'è correlazione con l'iniezione. Perché c'è correlazione con l'iniezione? Perché probabilmente il gatto rispetto al cane ha una reazione infiammatoria maggiore e quindi il rischio di una neoplasia è maggiore. Ricorda sempre che la neoplasia è un errore cellulare, quindi potenzialmente quando un tessuto viene stimolato, faccio un esempio stupido, banalmente voi prendete tanto sole a livello cutaneo, stimolate chiaramente un processo comunque infiammatorio locale, quindi potreste rischiare la formazione di una neoplasia perché viene stimolato. Quando un tessuto viene stimolato può esserci durante la replicazione un errore, fondamentalmente per banalizzare chiaramente il concetto di neoplasia. Quindi una delle altre cose che è necessario fare quando noi facciamo un'iniezione
è quello di non andare a massaggiare. Se vedete un veterinario che vi massaggia dopo aver fatto un'iniezione, cazziatelo, dite che ve l'ho detto io. No, non va massaggiato perché stimoli la reazione infiammatoria, quindi va fatta l'iniezione e non va toccato. Io ai miei clienti dico sempre, dopo aver fatto il vaccino, di non toccare per 10 giorni quella zona, di non spazzolare, di non grattare, di accarezzarlo davanti e non dietro. E quindi è molto importante non andare a grattare. Seconda cosa, cercare di fare il farmaco non a temperatura troppo fredda, quindi quando c'è il vaccino, comunque prima di eseguire l'iniezione cercare di scaldarlo un po' e poi farlo per evitare che anche il freddo stimoli la reazione infiammatoria. Un'altra cosa importante che io faccio, e che ovviamente non è che mi sono inventato io ma sono le linee guida, è quella di modificare la zona dell'iniezione. Questo lo faccio con i vaccini. Con i vaccini io fondamentalmente cambio zona. Di solito il gatto viene vaccinato a 2 mesi, quindi a 2 mesi lo faccio a sinistra, parto sempre a sinistra, così sul libretto so già che parto a sinistra, quindi il mio primo timbro è a sinistra. Il mese dopo, perché nel gattino richiamiamo il vaccino, il mese dopo lo faccio a destra, e poi ogni anno cambio, quindi l'anno dopo a sinistra, l'anno dopo ancora a destra, in modo tale che non continuo a vaccinare la stessa zona, o meglio, la vacciniamo a distanza di 2 anni concettualmente, perché anche questo si è visto che la continua inoculazione nello stesso punto può chiaramente avere un rischio maggiore legato al fibrosarcoma da inoculo. Poi stessa cosa cerco di fare con i farmaci, con magari gatti che devono fare terapie. Poi un'altra cosa che faccio e che consiglio, perché ho visto anche in internet tantissimi video che vedo fare dei farmaci ai propri gatti a casa iniettabili. Un'altra cosa che io sconsiglio è quello di dare iniezioni da fare a casa ai proprietari. Questo secondo me è sbagliato, a meno che quel farmaco lì non si possa dare per via orale o per via trasdermica. Quindi questa cosa io la sconsiglio, di somministrare o di dare farmaci magari anche per terapie croniche iniettabili ai proprietari, perché il rischio chiaramente è maggiore. Quindi fondamentalmente si predilige la somministrazione orale nei gatti, cercare di fare meno iniezioni possibili. Quando è necessario si fanno. Io ripeto, in 12 anni non ho avuto finora un caso, ripeto, c'è una buona dose di fortuna, ma c'è anche una rigidità nella nostra scelta della gestione della terapia del gatto. Questo video serve fondamentalmente al proprietario per capire 2 cose. Quando il vostro gatto viene fatta un'iniezione, non grattate, non spazzolate, non cercate per 10-15 giorni di lasciarlo stare, per evitare che aumentate l'infiammazione. E chiaramente anche tutti questi video che si vedono di questi gatti che a casa si fanno le iniezioni di un farmaco che magari c'è per via orale. Non ha nessun senso fare un farmaco iniettabile a un gatto se c'è la somministrazione orale, a meno che ci siano determinate caratteristiche. Però ho visto fare un farmaco, per esempio come la furosemide, iniettabile quando esistono formulazioni incompresse o in gocce. Quindi mi raccomando, questo video serve per porre l'attenzione su questo problema. Cercate di evitare di fare iniezioni al gatto a casa soprattutto, e cercate soprattutto di non farvi fare iniezioni nello spazio intercapolare ai vostri gatti, perché questo è sconsigliato dalle linee guida SAVA. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.